Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione del logo 8 della Siemens e riguarderà un esempio di impianto di ventilazione meccanica controllata, un VMC, attraverso un pannello che si costruisce con il web server, quindi con il logo web server. Ma adesso andiamo a vedere cosa deve fare questo programma e poi vedremo la programmazione con il logo Soft Comfort. Ma vediamo il funzionamento del pannello. Ecco, questo è il mio pannello, sono già collegato con il mio PLC e attraverso questa pagina web personalizzata vediamo il funzionamento. Innanzitutto il nostro pannello è il nostro pannello per comandare un sistema di ventilazione meccanica controllata in un ambiente chiuso, senza presenza di finestre, cioè senza finestre, oppure non voglio aprire le finestre, c'è un sistema di ventilazione automatica. Vediamo quindi con un ventilatore che introduce aria fresca e con uno che asporta, questo è di ingresso, e con una che esporta, per così dire, o espelle l'aria viziata. Posso avere il comando sia in automatico o in manuale. Faccio partire in manuale, fa vedere che c'è il comando manuale. Ecco, si è fermato per quale motivo? Perché in questo comando, quando arriva al massimo, significa che l'aria è stata totalmente, siamo al 100% di qualità dell'aria, quindi ha interrotto la ventilazione. E mi dice che non c'è nessun errore sui sensori per quanto riguarda l'aria fresca o per quanto riguarda l'aria viziata, l'aria esausta, quindi i ventilatori funzionano. Vediamo cosa succede se invece di usare l'automatico vado ad usare il manuale, vado ad usare l'automatico che parte ovviamente in automatico quando il sensore sente la presenza di umidità, aria viziata o altro. Qui continua ad aumentare la qualità, mi fa vedere il miglioramento della qualità dell'aria. Ovviamente, vedete, posso anche fermare e posso farlo ripartire. Mi dice che il funzionamento è in automatico e non in manuale. L'ultima cosa che voglio farvi vedere prima di passare alla programmazione è la presenza di sensori. Un sensore che mi va a controllare l'aria in ingresso, che potrebbe segnalarmi ad esempio il mancato funzionamento del ventilatore, e uno invece una simulazione su un errore dell'aria, un sensore che mi controlla l'aria esausta in uscita. Andiamo a vedere, start manuale o questo è uguale, c'è la segnalazione del mio sensore. Ecco, dopo qualche secondo il sensore vede che qualche cosa non funziona, il sensore stoppa il mio sistema di ventilazione e mi dice dove sta l'errore. Ovviamente questo è tutto non avendo né i sensori per il comando, neppure i sensori, ma semplicemente una simulazione, devo simularli attraverso dei pulsanti. Con lo stop mi segnala che c'è un errore, vado a sistemarlo, mi fa vedere che c'è un problema sul ventilatore quale su quello dell'aria fresca, e infatti siamo belli freschi. Andiamo a eliminare, abbiamo tolto il nostro errore, questo lo stop l'ho messo anche come reset degli errori, ok? E lo stesso ovviamente vale se c'è un errore sull'aria esausta, è proprio esausta, da un errore non ce la faccio più. Eccolo qua stesso, ok. Bene, questo è quello che dobbiamo realizzare. Adesso andiamo a vedere come farlo. Anzi, prima di realizzarlo, spendo qualche minuto per parlare un attimo del sistema di ventilazione controllata, chiamato anche VMC. Come abbiamo detto, in un sistema di questo tipo funziona aspirando l'aria esausta viziata dagli ambienti interni, la espelle all'esterno dell'abitazione, degli uffici, da dove se vogliamo, insomma, e allo stesso tempo emette aria nuova
esterna. Naturalmente l'aria che arriva deve essere prima filtrata e riscaldata, perché se mandiamo l'aria all'esterno scalda e arriva l'aria fresca, sarebbe bello d'estate, ma d'inverno non è il massimo. Quindi ho un sistema con un ventilatore di deflusso e uno per l'afflusso dell'aria. Assicuro così un ricambio d'aria costante e controllato. Ovviamente ogni ventilatore deve essere sorvegliato da un dispositivo di controllo del flusso dell'aria, come abbiamo visto nella simulazione. Tutto questo deve necessariamente includere uno scambiatore di calore. Perché? Perché deve trasferire l'energia termica dell'aria espulsa a quella dell'aria in entrata, così che la preriscaldiamo in inverno o la pre-raffreddiamo in estate, con un ovviamente risparmio energetico. Questo processo permette quindi di mantenere la qualità dell'aria indoor, mi sono sparato l'indoor, senza bisogno di aprire le finestre, prevenendo la formazione di condensa e muffa. L'impianto può essere manuale, poiché l'utente può controllare le funzioni manualmente tramite il pannello, come abbiamo visto, attraverso un telecomando, un'applicazione mobile. Può essere automatico ed deve essere dotato di sensori integrati per rivelare ad esempio il livello di umidità, la presenza di anidride carbonica, CO2, o la presenza di VOC, cioè VOC sta per composti organici volatili, e sarebbe inquinanti chimici che sono emessi da materiali da costruzione, da mobili oppure da prodotti della pulizia e da fumo o da altro. Tutto questo quindi ci garantisce, in base ai sensori, un ricambio d'aria ottimale senza bisogno che ci sia un intervento manuale. Detto questo, passiamo adesso veramente alla programmazione. Bene, siamo nell'ambiente di programmazione, il Logo Soft Comfort. Vado a prendere il necessario, prendo un ingresso, un po' di zoom e questo qui lo assegno al mio start, al mio manuale. Manuale che no, manuale sì. Manuale in simulazione, mettiamo che sia un tasto normalmente aperto. Ok, adesso ne metto altri due che mi serviranno. Questo qui lo userò come automatico perché dipende dal sensore. Dal sensore, quando sente che l'aria non va più bene, parte in automatico. Sensore aria esausta, lo mettiamo qua. E questo qua invece, se vogliamo che ci sia un selettore che quando funziona uno non funzioni un altro, metto selettore man out. Benissimo. Ovviamente se voglio che il mio selettore vada a comandarmi insieme al manuale l'accensione del mio impianto, dei miei ventilatori, vado a prendere degli elementi logici AND, dove se c'è il manuale e se c'è il selettore va in una direzione, oppure se c'è l'automatico, e in questo caso mi sono creato la mia opzione. Bene, vediamo cos'altro possiamo aggiungere. Vado a mettere delle memorie a ritenzione, uno e anche un'altra, dove se il segnale viene dal manuale ho attivato questa, se viene invece dall'automatico attivo quest'altro. Ovviamente a questo punto mi servono anche qualcosa che serve a resettare il mio impianto. A questo punto faccio così, ne prendo questo qui manuale, posso metterlo anche qua, e questo qua lo chiamo che è il mio
mio comando di stop. Il mio comando di stop che deve andare a resettare sia di qua che resettare anche questo, quindi posso farlo direttamente, però siccome poi ci saranno altri componenti che andranno a stopparmi il mio set e reset, allora a questo punto mi conviene fare così. Prendo un elemento logico OR, lo metto qui, dove metto qui lo stop, e lo stop vado a resettare e vado a resettare. Adesso metto direttamente le uscite del mio logo, che dovranno poi alimentare uscita, dove sei? No, eccolo qua. Una e due, metto le mie due uscite perché queste poi saranno un ventilatore di estrazione e uno di emissione aria. Commento, qui posso mettere che questo qua è quello per aria esausta, il ventilatore che butta via l'aria, e invece questo qua è per l'introduzione di aria fresca. Aria fresca. Bene. A questo punto verrebbe voglia di dire no. Dice, ma adesso o dal manuale devo 1 e 2 o dall'automatico 1 e 2. Ecco, non posso collegarli, invece di collegarli in questo modo potrei mettere un OR o di qua o da questo o da quello, funziona. Però in questo caso, considerando che se funziona il manuale non deve funzionare l'aria esausta e viceversa, più che un OR normale posso mettere un OR esclusivo. Nella logica booleana un OR esclusivo funziona solo se è presente o un segnale o l'altro. Se sono presenti tutti e due, il risultato è 0, non funziona niente. Quindi questo lo collego qua e questo lo collego qua. Possiamo già fare il nostro primo test facendo in modo di trasferire il software nel PLC. Ok, ovviamente il logo deve essere in stop per trasferirlo. Adesso vuole ritornare in run. Per poterlo vedere sul mio logo soft bisogna mettere questa opzione che è il test online. Bene, adesso siamo in test online. Se vado a utilizzare il mio ingresso 1, e ovviamente ci deve essere il selettore manuale I2, ecco, vedete che stanno funzionando entrambi. Adesso, siccome c'è il set e reset, posso togliere icon 1, tolgo anche questo, con lo 04, con l'ingresso 4, vado a disabilitare i miei ventilatori. Adesso se invece ho il selettore e poi ho invece il sensore dell'aria esausta che mi dice guarda che l'aria qui bisogna cambiarla e arrangiati, ed ecco che funziona da questa parte. Ovviamente fino a quando non vado a spremere il mio stop. Ecco. Quindi questa parte del programmino semplice l'abbiamo vista. Adesso possiamo introdurre il concetto dei sensori, i sensori che vi dicevo per l'umidità, il sensore se il ventilatore ha dei problemi, insomma il sensore sia che per il controllo dell'aria esausta e il sensore per il controllo dell'aria fresca o in generale dell'impianto. E quindi andiamo ad introdurli. Non avendo dei veri e propri sensori, così come non ho il sensore dell'aria esausta ma lo sto simulando con un ingresso, facciamo che anche questi due siano simulati ovviamente, altrimenti non possiamo fare niente. Bene, quindi vado a prendere un altro ingresso, potrei anche fare copia e incolla, nessuno me lo vieta.
Quindi questo lo metto qua, anzi facciamo così, perché per default questo qua è già impostato, è impostato come pulsante, non come interruttore, e vado a dirgli che nel mio testo, per capire di cosa si tratta, che questo qua è il sensore che segnala un errore quando l'aria è esausta. Dice basta, no? Io sono esausto, ce lo segnala e noi gli diamo le vitamine. Sensore aria esausta, e visto che ci siamo, tanto sono gratis, facciamo anche un copia e incolla, lo mettiamo sotto. Questo qua invece è il sensore per l'errore del, questo qua ce lo scriviamo in inglese, Fashair, cos'è una nuova compagnia aerea, dove si viaggia direttamente accanto al pilota. Ottimo, lo sistemiamo così. Adesso questi due devono simularmi che quando c'è un segnale di errore devono bloccarmi il mio impianto. Come possiamo fare? Andiamo a vedere. Considerando che questi sensori devono mandare un segnale quando l'impianto è in azione, perché come fanno a segnalarmi un errore se l'impianto è fermo? Devo fare in modo che i segnali che viene da Q1, da Q2, vadano a essere controllati insieme al sensore. Per far questo AND quello, ci vuole ovviamente una funzione logica AND. Quindi qui metto la mia AND, qui ne metto un'altra. Eccolo qui. Questo lo mettiamo qua. Adesso tolgo un po' di zoom, altrimenti faccio fatica a sistemarli. E l'uscita dell'aria esausta posso metterla qui, poi questo lo tagliamo, e l'uscita dell'aria fresca lo mettiamo sull'altro e lo tagliamo, tanto si capisce a cosa sono collegati dalle nostre frecce. A questo punto, siccome dobbiamo simulare l'intervento del sensore quando i ventilatori stanno funzionando, possiamo mettere per la nostra simulazione un temporizzatore con ritardo all'accensione. Dove sei temporizzatore? Eccolo qua. Spegnimento ritardato 1. Poi l'altro facciamo copia e incolla. Vedete, questo qua è il reset, questo qua è il trigger. Quindi questo lo colleghiamo qua. Impostiamo il tempo. Mettiamo che sia dopo 2 secondi. Prendo lo stesso e tanto è già programmato, perché voglio che lo stesso succeda nel caso che invece intervenga un sensore dell'aria fresca. A questo punto mi conviene mettere già le uscite e poi ragionare su quelle. Ho un'uscita Q che andrà a segnalarmi quando c'è un guasto. Quindi questo qua lo metto come commento. Segnalazione. La segnalazione mi sono dimenticato la segnalazione di un guasto, quindi guasto generico che può essere o sull'uno o sull'altro. Vediamo come possiamo, ovviamente me ne servono anche altri, lo faccio così, CTRL-C, perché poi voglio anche quelli non generico ma quello specifico. Non posso mettere un'altra Q perché il PLC ha solo 4 uscite, quindi a questo punto vado a mettere, posso mettere un marker, lo mettiamo qua, questa segnalazione
su qui segnalazione guasto, sul commento segnalazione, metto che sia stato il sensore dell'aria esausta, quindi segnalazione, il sensore dell'aria esausta mi comunica che c'è un errore nella ventilazione dell'aria esausta e quindi non sta servendo a granché, e quindi mi interromperà poi il funzionamento fino a quando non sistemiamo il tutto. Questo qua invece metto che mi deve indicare quale dei due altri sensori, segnalazione dell'aria fresca, quindi c'è un problema nella parte relativa all'ingresso dell'aria fresca. Si devono accendere questo sempre, questo quando c'è un errore e poi insieme a questo oppure insieme all'altro, dipende da dove arriva il nostro segnale di. Per fare in modo che i segnali siano memorizzati, metto delle memorie una per ogni segnalazione, e quindi le colleghiamo. Adesso le segnalazioni devono essere settate da questi due, in particolare sensore dell'aria esausta per questo, il sensore dell'aria fresca per quest'altro. Per quest'altro, visto che il set è uno solo, quindi che arrivi di qua, arrivi di là, allora ci conviene fare così, tanto i componenti logici non abbiamo problema. Prendo un elemento logico OR, che c'è già qui, lo metto qui, CTRL V, allora gli dico che arrivi da un sensore o che arrivi dall'altro, comunque deve settarmi questo errore. Il set invece di questa segnalazione sull'esausto deve venire non dall'OR, perché altrimenti o dall'uno o dall'altro mi segnala lo stesso, ma il set deve venire solo dall'uscita del sensore esausto. E poi ovviamente questo qui mi deve settare questo. Tutti e tre devono essere resettati. Da che cosa me li faccio resettare? Sistemiamo l'impianto, per così dire, e dopo vado a premere, faccio così, con il pulsante di stop, con lo stop vado a resettarmi tutte e tre le memorie, quindi da qua sul reset lo porto sullo stop, dagli un taglio, faccio lo stesso per ogni componente, che facciamo così, lo stop lo spostiamo un attimino in qua, questo lo spostiamo così si vede un pochettino meglio, e poi questo reset lo portiamo sempre qua sullo stop e sempre togliamo la linea, così meno linee e più la visibilità migliora. Bene, e a questo punto gran parte di questo lavoro è fatto. Cosa ci manca? Ci manca, ad esempio, abbiamo detto, il sensore manda un segnale, qui ci fa notare quale specifico e questo è quello generale, ma quando c'è un errore, comunque questo c'è sempre, sia che sia da un caso sia che sia dall'altro, deve bloccarmi la mia ventilazione, quindi l'uscita di questo, posso metterla in questo OR. Per quale motivo? Perché così mi blocca l'impianto. Quando c'è un segnale di guasto, diciamo così, quando c'è un segnale che è guasto, arriva su questo OR che mi resetta sia questo che questo, sia che ci sia questo o ci sia l'altro, va a resettarmi la mia ventilazione forzata. Bene.
Se non mi sono dimenticato niente, adesso guardo meglio. Devo andare, possiamo provare adesso questo qui, vediamo. Quindi lo trasferisco. Solito caricamento, giro di parole, giro di richieste, stop, start, trick e track. Sì. Andiamolo in test online. Adesso, ok, c'ho il mio manuale. Insieme al mio selettore, icon 2. Ecco, sta funzionando. Vado a premere lì 5. Vedete che lì 5, dopo i 2 secondi sono passati, mi ha settato la mia memoria, per cui c'è il segnale Q0.3 di guasto. Mi dice anche che il guasto è sulla segnalazione sensore esausto, e questo qui mi ha, vedete che è rosso, mi ha resettato le mie 2 memorie per il comando della mia ventilazione. Proviamo se funziona l'altro, sempre i 2, facciamo con l'aria esausta, i 3, e vado a usare questo. Ah sì, lo stavo già cliccato sopra, devo farlo da qui. Ecco, vedete che già segnalazione aria esausta. Perché aria esausta? Se questo è il fresh air, devo segnarmi quest'altro. Vediamo un attimo perché. Niente di grave, sono stato io che probabilmente con i miei pulsantini, perché se premo qua va bene, adesso non posso premere perché questi sono gli ingressi, ma con i miei switch veri e propri. Allora, riprendiamo, aria esausta. Eccolo qua, ovviamente insieme al selettore. A posto. Vado a premere l'I06, l'I6, adesso sta funzionando. Ecco, 2 secondi sono passati, come passa in fretta il tempo, e mi fa vedere. Allora, guasto c'è, da dove proviene? Dall'aria fresca, e va bene. Sistemo l'impianto, vado a premere l'I.2 e abbiamo tolto no, le due che c'entra, i 4, i due selettori manuali, li 4 e qua, eccolo. Era quello che era successo prima, ho sbagliato a premere. Bene, l'ultima cosa che possiamo aggiungere è la simulazione della qualità dell'aria quando arriva al suo massimo. Per fare questo, visto che sempre di simulazione si parla, posso prendere un generatore di impulsi asincrono. Lo metto qua perché questo generatore di impulso asincrono, vedete, c'ha un enable e poi ci sono dei parametri. Sull'enable devo mettere, ovviamente, se funziona sia questo, funziona sia quello, perché se poi uno c'è un guasto e uno no, allora mi conviene fare così. Prendere sempre un OR, come direbbe Corrado Guzzanti, ora dic poi sì. Lo metto qui, quindi sia che arriva da questo o da quest'altro, ho la mia generatore. Come funziona questo generatore? C'è una larghezza di impulsi, cioè la durata dell'impulso. Metto che la durata dell'impulso deve essere 3 secondi, e la larghezza tra un impulso e l'altro, cioè la sosta, metto che sia 1 secondo. Anzi no, facciamo così. Da questa parte siamo in centesimi di secondo, metto 50, quindi mezzo secondo. Ok.
Cosa deve fare? Cosa succede? Che quando questo è acceso, manda il segnale, per cui questo segnale in uscita sarà on per 3 secondi, pausa 0,5, on off ogni 3 e ogni 0,5. Voglio che i segnali che arrivano da questo generatore me li voglio contare per simulare che c'è un sensore che mi controlla, che mi controlla la qualità dell'aria. E siccome sempre per il discorso il sensore non c'è, ma stiamo improvvisando, stiamo simulando, vado ad esempio per vedere questo come avete visto all'inizio sul pannello, vado a prendere un contatore. Metto qua il mio bel contatore, vedete che ho un CNT che serve per l'ingresso dei conteggi, ho un reset, metto che sia 5 e che sia spento quando non c'è nessun conteggio. Cosa significa? 3 secondi, stop, 3 secondi, mando il segnale, stop, mezzo secondo, riparto in 3 secondi, secondo segnale, quando arrivano ai miei 5, alle mie 5 segnalazioni, ad esempio voglio che mi blocchi l'impianto, perché l'aria è bella fresca, pulita. Quindi questo qua devo andarlo a mettere per forza qui, che mi deve resettare l'impianto. Quindi qua lo metto lì. Guardate, posso anche lasciarlo stare che si vede bello, comodo. Poi generatore di impulso, trick e track, mi sembra che ci siamo. Bene, facciamo così, lo mettiamo così e proviamo a spostarlo sul mio PLC per vedere la simulation. Ovviamente devo riproporre il testo online. Bene. Vado a premere il mio selettore manuale. Adesso 3 secondi, segnerà 1, 3 secondi, segnerà 2, i prossimi 3. Quando arriverà a 5, qui diventerà rosso, si vergogna in genere, quando non conosce le persone. Eccolo qua. E mi ha spento. La qualità dell'aria è perfetta, anch'io sto respirando meglio. Bene, ovviamente dimenticato a resettarlo, giustamente qualcosa bisogna dimenticarsi. Quindi cosa posso farlo resettare? O vado a mettere un suo pulsantino, ma visto che lo stop qua ha ancora un ingresso, me lo faccio resettare dallo stop. Perché no? Facciamo così. Ah no, devo il mio contatore ovviamente. Il mio contatore dallo stop. Me l'ho messo sull'oro, non c'entra niente. Sempre dallo stop. Eccolo qua, allo stop ormai c'è la falsicchio. Tagliamolo. Ecco, vediamo se non mi sono dimenticato niente. Nuovo caricamento. Sì. Test. Bene. 2, sensore area esausta questa volta. Tutto sta andando. Quando arriverà a 5 conteggi, lo spegnerà.
Quando uno vuole che il tempo passi non passa mai, eccolo. Adesso con l'I0, con il l'I4, eccolo qua. E quindi abbiamo esaminato il tutto. Questo qui è quello che io ho pensato, ho proposto come programma. Come forse avete sentito e ho detto altre volte, il linguaggio di programmazione, cioè la logica che noi utilizziamo per realizzare un programma, non è universale, cioè non è univoca, perché ognuno può avere una logica o un pensiero diverso. Alla fine l'importante è ottenere un programma funzionante con meno complicazioni possibili e più performante. Io ho pensato questo, ovviamente ognuno di voi avrà un pensiero diverso, se mi fate sapere sono anche contento così che ci sia uno scambio di idee sulla programmazione che non fa mai male. Voi vi starete chiedendo, ma adesso Antonio ci farà anche il pannello operatore? No, perché per fare il pannello operatore ci vorrebbe un'altra mezz'ora. Quindi per chi vuole provare nel mio canale YouTube, sulla playlist logo, c'è, ci sono due video dove introduco a come creare una pagina web personalizzata e poi mettere i vari oggetti che possono comandare attraverso il web il nostro programma. Forse in un prossimo futuro potrei fare solo la parte web relativa a questo file, ma non ve lo assicuro. Sicuramente farò un altro video dove vi farò vedere in che modo possiamo comandare il nostro PLC, non collegato fisicamente con il cavo Ethernet al mio PC, ma senza bisogno di cavo Ethernet, perché facendolo diventare parte della rete domestica, quindi all'interno dell'abitazione o comunque fin dove prende il mio wifi, posso comandarlo a distanza attraverso il wifi. Quindi questo sarà il prossimo obiettivo, il prossimo video. Adesso mi fermo qua perché è mezz'ora che parlo, e anche se sono abituato a parlare di più, ma preferisco non stancarvi, l'ho già fatto. Vi ringrazio della visione del video, spero che sia stato interessante per voi. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mandatemi un commento e mettete un like che male non fa. Vi ringrazio per la visione, vi invito a rinnovare il vostro benvenuto sul mio canale prossimamente. Arrivederci.